Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, questa sera faremo la fusione di due meravigliosi ingredienti. Ce ne sono tanti su questo tavolo, però due in particolare a cui tengo particolarmente. Questi sono dei fusilloni, falli vedere bene amore per cortesia, delle farine di Sicilia. È un tipo di pasta, ne hanno diversi formati, fatti con il rosso di Sicilia, una farina che come vedete dà un colore particolare alla pasta e ragazzi un profumo e una consistenza che non troverete in nessunissima pasta. Perlomeno io parlo per mia esperienza e per tutte le paste che abbiamo provato finora, Poi ovviamente ci sono le eccezioni, ma ognuno ha la sua preferita, esatto, per carità. Questa è eccezionale e ovviamente una pasta eccezionale va abbinata a prodotti eccezionali come le zucchine del nostro orto. Allora, è stagione. È stagione. Le stiamo facendo già in 8667 modi,5, quindi le abbiamo già fatte l'altro anno e voi dovete sapere che sono rinate le piante che avevamo tolto e vabbè. In ogni caso, noi contentissimi perché ne mangiamo tantissime e fanno anche bene. Abbiamo un chilo. La ricetta, perdonatemi, io mi entusiasmo con i prodotti e poi non vi dico la ricetta. Fusilloni in carbonara di zucchine e zafferano. Però Zaffirano. vabbè. Quindi dai, Allora, i fusilloni li abbiamo visti, le zucchine le abbiamo viste, che altro esattamente, manca? questo sono mezzo chilo per 5 persone, mezzo chilo di fusilloni, abbiamo qui 1,3 kg di zucchine, una cipolla piccola, 2 spicchietti d'aglio, uno grande, poi ci sono 80 grammi di parmigiano e 80 grammi di pecorino, li ho già mescolati insieme. Quindi 80-80? 80 e 80. Dell'olio d'oliva, extravergine buono mi raccomando, un paio di bustine di zafferano, 5 uova. Aspetta che c'è la bottiglia davanti. Pardon, 5 uova, un uovo peretto di fusillone, del sale e del pepe. Allora, come andiamo a procedere? Prima di tutto è una ricetta lunga? Prima di tutto? io lo sapevo. No, non è una ricetta lunga e mentre tu parli io comincio a lavorare. Bravissima. Ecco. Cominciamo. Dicevo, puliamo l'aglio. Ed è una ricetta comunque a basso costo perché le zucchine sono gratis. I fusilloni hanno un costo alla portata di tutti. Assolutamente. Forse lo zafferano, quello che sì, di solito lo zafferano ma costa relativamente un pochino di più. Ma sì, ma è una cosa normale, voglio dire. Quindi è comunque una ricetta a basso costo. Assolutamente veloce sì. E buonissima perché l'abbiamo già assaggiata nei giorni scorsi. Sì, perché praticamente ci vuole una mezz'ora di cottura per le zucchine, che poi per le nostre no, perché in realtà, sono molto più tenere rispetto a quelle che si trovano in giro, tra l'altro sono dolcissime, non sono amare, e quindi di conseguenza ci vuole anche una decina di minuti in meno. Ok, il prossimo passaggio? Prossimo passaggio, tagliamo cipolla e aglio e li mettiamo in padella fritati finemente. Ci vediamo in padella. Le zucchine sono già belle lavate, pulite, sistemate e sterilizzate e le faremo a dadini piccoli, quindi ci vediamo in padella con soffritto pronto e verdurine da mettere giù. A dopo. A dopo. Allora, ora che il soffritto è pronto con cipolla e aglio e olio, ovviamente, mettiamo giù le nostre zucchine che ho precedentemente degli arrotini e ci ho messo anche un fiorellino, era piccolo. 2. È uno tagliato a metà. Ah, è uno tagliato a metà. E quindi ce l'ho lasciato. Adesso le facciamo rotolare, coperte per un pochino e poi mettiamo il sale, perché se no in questo modo, cioè se noi mettessimo il sale immediatamente uscirebbe tutta l'acqua di vegetazione e verrebbero lesse.
e io non voglio che diventino lesse, le preferisco quasi bruciate. Quindi è un trucchetto, un segreto questo qui. Ma sì, il segreto, insomma tutti sanno, spero, che Vabbè, se metti l'acqua nelle verdure, il sale. sì, il sale nelle verdure esce fuori l'acqua, perché insomma voglio dire, ok. anche per quelle alla scapece, per esempio, Buonissime. ecco, bisogna metterle comunque sotto sale per far uscire l'acqua di vegetazione. Metterà nell'info box per far vedere. Esatto. E quindi di conseguenza adesso noi aspettiamo che si dorino un bel po', dopodiché praticamente la pasta è pronta, mettiamo sulla pila dell'acqua e ci siamo. Ma bisogna stare senza coperchio o col coperchio sopra? No, senza coperchio fino a che non dorano, poi mettiamo il coperchio per qualche minuto per far sì che si ammorbidiscano per bene. Ovviamente lo mettiamo dopo aver messo il sale, ma ci vediamo qua per farlo poi. Certo, e dove andiamo? A posto. A tra poco. A fra poco. Abbiamo appena buttato la pasta. Esatto. E qui, come vedete, le zucchine sono pronte. Abbiamo messo ovviamente il sale. Non metterò il pepe perché c'è lo zafferano. E quindi ci vediamo tra un attimo sul tavolo per farvi vedere la crema con le uova, il parmigiano, il pecorino e lo zafferano. Quindi sarà ancora più giallo. Esatto. Ci vediamo sul tavolo. Allora, io ho già mescolato le uova con il parmigiano e il pecorino e adesso aggiungo 2 bustine di zafferano. Ricordiamo la pasta, i fusilloni delle Farine di Sicilia. Sì, buonissimi. Voilà. Quindi dovrebbe dare ancora un più sapore a questa carbonara, che è già Esattamente. insaporita di suo. Esattamente. Mi raccomando, tenete da parte sempre un pochino di acqua di cottura, perché nel caso in cui vediate che la pasta risulta un pochino troppo dura, diciamo, no? Nel senso un pochino troppo consistente, ecco, non dura, potete aggiungere un pochino di acqua di cottura per far venire quella crema meravigliosa che è tipica della carbonara. Va bene? Ci rivediamo appena è pronta la pasta, perché vi devo far vedere la cottura della pasta prima. Che bella pasta! Guardate che bel colore e dovete sentire anche il profumo. Allora io a questo punto l'ho tolto i fornelli perché voi sapete tutti quanti che se mettete l'uovo Si cuoce poi. esatto, e quindi sto cercando di non di farla raffreddare un pochino, ma comunque di evitare che ustioni l'uovo e quindi che poi possa non crearsi quella cremina meravigliosa che contraddistingue la carbonara. Ora, non è la ricetta originale, per carità, è la ricetta della carbonara di zucchine fatta da me. Allora, mettiamo giù l'uovo. Che spettacolo! Questo uovo, ripeto, uovo, parmigiano, pecorino e zafferano. Sembra, fa pure la rima, uovo, parmigiano, pecorino e zafferano. È una ricetta nuova. Adesso la giro con il mestolo di legno. Mi sono tenuta da parte, come vi avevo detto, dell'acqua di cottura, perché evitiamo di metterci tantissimo olio, ragazzi, perché insomma voglio dire, l'olio si va bene ma poco. E così facciamo in modo che si formi la cremina. Quindi a questo punto ci vediamo per l'impiattamento. E l'assaggio. Ovviamente. Eccola qui, è pronta. Guardate che bel piatto. Se vi dovesse piacere questo piatto vi metto il link nell'info box insieme ad altri oggettini che utilizziamo per cucinare. Vediamo cosa c'è sotto. Ta-da! Che spettacolo! Che spettacolo! Guardate che bella! E adesso la forchetta la magica. goccia è voluta, cioè tanto per, nel senso non è che sporco il piatto.
Non so se è più buona La pasta o la pasta l'intingolo? o l'intingolo, veramente. La pasta è spettacolare, ti lascia veramente quel sapore in bocca buonissimo. Sì. Ragazzi, Dovete provarla assolutamente. provate sia la pasta che a fare questa ricetta. Farine di Sicilia. Vi metto il link nell'info box anche delle farine di Sicilia. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Ciao!